Allora, questa è una Porsche Macan e adesso installiamo il distanziale al volante. Questa procedura vale per tutte le Porsche di questi anni perché il volante è identico, il distanziale in uso per tutte quante è esattamente lo stesso, quindi niente, vale per la Macan come per la 911, per la Boxster, tutte quante. Abbiamo cominciato staccando la batteria, così non abbiamo spie non volute alla fine, e adesso dobbiamo estrarre l'airbag e poi il volante. Partite con il volante dritto perché è molto facile saltare un dente durante l'installazione del piantone dello sterzo. Come vedete sono tanti e molto piccoli, è molto facile togliere il volante, saltarne uno e trovarsi col volante leggermente storto alla fine. L'airbag bisogna entrare con un cacciavite così dentro a 3 forellini laterali che ci sono nel volante, uno è qua, uno dalla parte opposta e 2 forellini laterali. Uno di qua. Allora si entra e con garbo si cerca una specie di molla elastica, di leva elastica, che quando la si tocca l'airbag viene appena fuori. Poi si fa la stessa cosa dall'altra parte. Ok, l'airbag è già fuori, ci è voluto un attimo. Quando inserite il cacciavite nel foro, il movimento che fate per sganciare l'airbag è questo, ok? Quindi non pensate che dovete entrare chissà dove e come vedete non ci vuole neanche tanta forza. Io sto facendo poca forza. Ok, l'airbag è sganciato. Allora, scolleghiamo il connettore che c'è lì a una clip che va premuta e poi si tira appena, il connettore si sgancia e rimane lì perché è vincolato dai fili, non potete estrarlo. E adesso bisogna anche svitare questa vite centrale per estrarre tutto quanto. Per svitare quella vite lì ci vuole una chiave un po' particolare, è un tipo di chiave dentata e ve la dovete procurare, un po' come una Torx. La infilate lì. Allora, con un quarto di giro la vite si sblocca da subito e poi niente, continuate a svitare finché non l'avete tolta tutta. Un attimo prima di togliere la vite, controllate che il volante scorra, perché a volte diciamo, è come se si incollasse sul piantone. E quindi voi tirate, a un certo punto si stacca e rischiate di fare dei danni. E controllate un'ultima volta che il volante sia dritto. Ok? Potete anche fargli una foto col telefono. Così dopo, quando avete montato il distanziale, controllate che è tutto, se è leggermente storto, che sia come prima. Poi, via la vite. Posiamo qua. E adesso via anche il volante. Ok? Basta, il volante giù. Allora, adesso dobbiamo inserire il distanziale nel piantone della macchina e i cavi nella presa che c'è qui nel connettore. E prima di far questo svitiamo queste viti e separiamo la parte nera dalla parte in acciaio. Bisognerà infilare questa parte che replica il volante, c'ha il foro con la dentatura, le cave per far passare i connettori e questi due fori in cui alloggiare questi due pin che fanno ruotare questo sensore, ok? E questo andrà inserito così. Poi dopo inseriremo avvitiamo questo al distanziale e questo qui copia il piantone praticamente, ha la stessa dentatura, lo stesso foro filettato e poi si avvita
dopo che si è infilato il volante. Prima di mettere la parte nera del distanziale nel piantone, inseriamo i cablaggi dentro al connettore. Allora, i cablaggi lì hanno dei pin che escono, dei pin come questi lì dentro. Questi pin andranno dentro alla parte posteriore del connettore. Dovete solo azzeccare l'allineamento e poi bisogna fare una certa forza perché questi pin a entrare qui fanno fatica, sono duri, in modo tale che non si disconnettano accidentalmente. Allora abbiamo inserito i nostri due cablaggi nei pin del connettore della macchina, adesso inseriamo il distanziale. Ok, allora per allinearlo vedete che c'è un segno sul piantone che è esattamente sulla verticale. Questo segno deve essere perpendicolare alla linea di questa finestrella. Ok? Se saltate un dente da una parte o dall'altra, vedete che la lineetta rispetto alla finestrella non è perfettamente in squadra, ma è un po' così o un po' così. Ok, adesso usate la vite originale e la fissate al piantone per tenere il distanziale al suo posto. Quindi la puntate lì e poi la stringete. Adesso mezzo distanziale è sulla macchina, proseguiamo con il resto, prendete la parte in acciaio, la puntate lì e avvitate le 7 viti. Prima avvitate tutte le viti e poi le stringete così a mano è sufficiente. Dunque adesso dobbiamo reinserire il volante sul piantone e collegare questa estremità dei cablaggi a questo connettore arancione. Allora, come vedete c'è molto poco spazio per operare. In più, prima di collegare i cablaggi, di infilare i pin delle due file di cablaggi nelle corrispondenti file del connettore, bisogna infilare questo, diciamo io lo chiamo emulatore, dentro a questi due forellini superiori. Serve a non far accendere l'airbag, la luce dell'airbag, ok? Lo infilate così. Allora lavorate più comodi se staccate l'airbag dal volante. Quindi per staccarlo fate leva con questo, 1 e 2, 1 e 2. Mentre questo è su mettete il cablaggi, poi vi puntate con il volante e lo infilate sul distanziale. Nel mentre piegate i cavi là dentro in modo che si facciano delle curve per alloggiare dentro lì e poi dovete controllare che la finestrella del volante e la finestrella del distanziale siano allineate. Ed è un po' difficile perché lì dentro c'è poca visibilità. Mi sono accorto di aver saltato un dente
quindi lo risalto indietro e ho l'allineamento di prima. Adesso è tutto montato, bisogna solo fissare il volante alla macchina e al distanziale con questa vite che trovate nel kit, che puntate dentro e stringete così. Ok, questa stretta è sufficiente. Adesso rimane solo una cosa da fare: inserire l'airbag. Bisogna ricollegare i suoi connettori. Allora, giallo nel giallo e marrone nel marrone. C'hanno solo un orientamento possibile, quindi non potete sbagliare. Puntate dentro lì e poi schiacciate la sicurezza. Qui idem, puntate dentro lì. Ok? Devono essere ben dentro tutti e due fino alla fine. Poi dovete allora reinserire l'airbag nel volante, lo prealloggiate nella sua sede in modo che lo stemma sia allineato come prima, e poi quando siete lì date un bel colpo come quando premete il clacson che siete arrabbiati. Il clacson dopo si deve muovere come prima, vedete che non viene più fuori. Ok? Adesso abbiamo finito, bisogna accendere la macchina e controllare che tutto funzioni. Quindi ricolleghiamo la batteria. Ok. Le frecce funzionano, le regolazioni funzionano come prima, i comandi al volante funzionano, perché questo cambio del menu cambia il menu. Ah, questo è il volume, quindi funziona anche di qua. Ok.